Vi ho parlato in diversi video delle personalità narcisistiche, ma oggi vorrei parlarvi di un tratto di personalità molto diverso, la personalità egoista. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi parleremo appunto di questa specifica caratteristica della personalità, non particolarmente nota, ma molto importante. Spesso si pensa che l'egoismo sia l'esatto opposto del narcisismo, ma questo è vero fino ad un certo punto. L'egoismo infatti rappresenta più che altro la paura di essere, o meglio di diventare, narcisisti, ma a fronte di questo gli egoisti purtroppo sono spesso attratti dai narcisisti. Ma come riconoscere se si hanno tratti egoistici? Ecco 8 specifici segni. Hai paura di essere al centro dell'attenzione, ma anche semplicemente di veder riconosciuti i tuoi meriti o i tuoi successi. Diciamo insomma che non vuoi che ciò che di positivo hai fatto o conquistato venga sottolineato o anche semplicemente riconosciuto dagli altri. La tua autostima è bassa e alcune volte ti senti anche depresso e triste. Ti fai poi carico dei problemi degli altri, ti prendi cura di chi ti sta intorno anche a scapito di te stesso. Quando parli lo fai in modo esitante e incerto e ti sminuisci costantemente. Accetti quello che gli altri dicono di te e fai ciò che ti chiedono. Insomma, dire di no non rientra nelle tue capacità. I tuoi desideri li vedi come debolezze o forme di egoismo, mentre quelli degli altri sono importanti e prioritari. Ti autosaboti appena ti è possibile. Non chiedi mai aiuto, anche se hai bisogno, per non apparire incentrato su te stesso, e perché ritieni che i tuoi bisogni non siano così importanti. Ti sei riconosciuto in queste caratteristiche o anche solo in alcune? Probabilmente hai dei tratti egoistici, magari determinati dall'aver avuto uno o entrambi i genitori con tratti narcisistici, o anche, fai attenzione, dall'aver subito traumi causati da una relazione con un narcisista. Ma cosa puoi fare allora per migliorare? Prima di tutto impara a dire no e a stabilire dei limiti. Poi scrivi una lista dei traguardi che hai raggiunto e di ciò che hai fatto bene, dei tuoi successi insomma, ma anche delle caratteristiche che possiedi delle quali puoi essere orgoglioso. Prova poi almeno una volta ogni tanto a metterti al primo posto. Un buon esercizio in questo senso è dedicare ogni giorno almeno 10 minuti del tuo tempo a fare qualcosa che ti piace veramente, che ti fa stare bene. Fai diventare la tua forza, fai della tua debolezza la tua forza. Lo so, non è facile, ma puoi riuscirci. Se la tua personalità egoista si è poi sviluppata a causa di un trauma, ad esempio hai avuto genitori narcisisti, per poter guarire questo trauma deve essere superato. E se non è semplice uscirne da solo, in questo caso chiedere l'aiuto di un professionista può essere la soluzione migliore. Per concludere, ricordati sempre che tra narcisismo ed egoismo, che appaiono un po' come due estremi, si può trovare una sana via di mezzo, un equilibrio interiore che ti farà stare meglio sia con te stesso che con gli altri. Ciao, a presto!